Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Io sono Steve e oggi tratteremo dello stoico cavaliere di Alexandria, Adalberto Steiner. Mettetevi comodi e buon ascolto. Steiner nasce nel 1766, in un periodo molto difficile dove Alexandria e Burmesia erano perennemente in conflitto. Il bambino rimane coinvolto in uno di questi scontri all'età di 5 anni e viene trovato e poi salvato dai soldati di Alexandria che da qui in poi diventeranno un modello per Steiner e quasi la sua unica ragione di vita. Egli cresce, si allena e al compimento dei 16 anni si arruola con successo nell'armata della regina Bran come soldato semplice, ma non si ferma a questo e continua ad allenarsi per arrivare al suo sogno, entrare nella famosa squadra Plutò, che include i soldati più forti del regno. 7 anni dopo, nel 1789, sfida la giovane promessa alexandrina Beatrix, una combattente tanto forte da scalare i ranghi ancora minorenne ed arrivare al ruolo di guardia personale della regina. Nonostante la ragazza sia indubbiamente più talentuosa, l'esperienza di Steiner, e si vocifera anche un po' di fortuna, permette al baldo cavaliere di guadagnare un'inaspettata vittoria che gli vale la promozione a capitano del battaglione che tanto ammirava fin da piccolo. D'altro canto, Beatrix continua ad inanellare vittorie individuali e tattiche al fianco della sua regina, permettendole di cappeggiare un piccolo esercito composto di sole donne e di ottenere il titolo di shogun. Steiner mostra e mostrerà per parecchio tempo invidia per la ragazza che lo porta ad un impegno ed una diligenza inarrivabili per chiunque altro. I suoi sforzi vengono ripagati e Bran lo promuove a guardia personale di sua figlia Garnet. Questa sua disciplina e diligenza estreme portano però molti soldati Plutò a rinunciare o persino oziare, trasformando gli enormi sforzi del cavaliere in un battaglione imbarazzante che non riusciva a stare dietro al suo capitano, che comunque era ben noto per essere anch'egli un po' goffo e testardo. Nel gennaio 1800, durante il 16° compleanno della principessa Garnet, Steiner sarà colui che darà inizio ai festeggiamenti della propria protetta, che però sembra infelice e poco disposta a rimanere alla celebrazione. Persa un attimo di vista, la ragazza è già tra le grinfie di un bandito e Adalberto non perde tempo e si lancia all'inseguimento di quello che sarà il protagonista di Final Fantasy IX, ovvero Jidan. Dopo una serie di vicissitudini, il ladro è in grado di compiere questo rapimento, voluto persino da Garnet stessa, ma non riesce a scrollarsi di dosso Steiner che, imperterrito, segue la ragazza letteralmente ovunque, con un eccessivo fare protettivo. Inizialmente il guerriero non crede nemmeno alla sua principessa ed è sempre più convinto che ella sia stata raggirata dal furfante e che quindi in qualche modo debba riportarla al castello, ignaro delle oscure macchinazioni della sua regina, o forse troppo cieco per poterle vedere. Sì, il mondo di Steiner è bianco o nero. Non ci sono sfumature e vie di mezzo, ma solo giusto e sbagliato, come fossero dogmi. Lui è convinto di essere nel giusto, è sicuro che la sua regina lo sia ed è certo che Jidan e Garnet sbaglino a fuggire da Alexandria. In un dialogo a Dali con l'anziano Molid vengono fuori le sue strette vedute riguardo giustizia ed ingiustizia e per molto tempo sarà l'unico membro del party a opporsi ferocemente alle decisioni che reputa sconsiderate e pericolose per la sua principessa. L'unico membro con cui sembra legare è Vivi, a cui spesso dà del lei o lo chiama signore, che rispetta per i suoi modi gentili e per i poteri che possiede nonostante la tenerissima età. Quando si parlano, Steiner mostra un lato gentile e comprensivo,
quasi irriconoscibile rispetto ai modi burberi ed esagerati che utilizza con gli altri. Raggiunta Lindblum, Garnet conferisce con il reggente Sid IX per i recenti e pericolosi comportamenti della madre, ma egli non riesce a darle un aiuto concreto. Quindi decide di andare a parlare con lei da sola, nonostante gli sforzi del gruppo per farla fuggire proprio da lì. Steiner, contento della decisione, la seguirà come un'ombra ed i due giungeranno a corte dopo una serie di lunghe peripezie. Il risultato però non è quello sperato. Steiner viene arrestato e rinchiuso in cella. Garnet viene addormentata e privata dei suoi poteri sciamanici. Sarà qui che il nostro cavaliere si renderà conto di quanto poco lontano guardassero i suoi occhi, oscurati da quella giustizia cieca in cui aveva riposto tutto se stesso. Sia lui che Beatrix, dopo anni di rivalità, combatteranno fianco a fianco contro gli scagnozzi di Bran, affidando a Jidan il compito di proteggere Garnet. Steiner, colui che non si è mai separato dalla principessa, colui che ha sempre sputato veleno nei confronti del ladro, sceglie di lasciare a lui la missione di una vita, con fiducia e rispetto. Bran riesce a fuggire e punta al continente esterno, dove però troverà anche la sua fine, per mano di un misterioso individuo che collaborava con lei, tale Kuja. Al ritorno di Garnet, con le spoglie della defunta madre, Steiner apprende la notizia e giura di proteggere ancora più stoicamente il regno e la sua nuova regina. Purtroppo la situazione precipita nuovamente e Kuja, non sazio di distruzione, rilascia l'Eidolon Bahamut e mette a ferro e fuoco la città, con Adalberto e Beatrix che saranno i bastioni su cui si reggerà la difesa alexandrina. I due combattono fianco a fianco e nemmeno le ferite subite intimoriscono la coppia che, da un'aspra rivalità, cominciano a nutrire prima rispetto reciproco e poi sentimenti più romantici, manifestati dalla trasformazione in trance di Steiner, le cui emozioni esplodono e la cui forza e voglia di proteggere quella donna ed il regno si moltiplicano. Compreso che Garnet non sarebbe mai stata al sicuro con Kuja ancora in vita, il cavaliere affida a Beatrix la ricostruzione di Alexandria ed insieme alla fidata neoregina e compagni parte all'inseguimento del genoma, cercandolo letteralmente da un pianeta all'altro. Terra, patria di questi genoma, è anche il luogo in cui Steiner si consacra definitivamente ad amico di Jidan, aiutandolo nel suo momento di crisi più grande e dando il suo benestare all'amore che prova per Garnet, definendolo come probabilmente adatto a sposarla. Dopo Kuja viene anche il turno di Necron, folle essere nato dalla paura della morte di quest'ultimo e vero nucleo dell'albero di Ifa. Sconfitti entrambi, Steiner fa ritorno al castello, tornando al suo compito e convincendo anche una Beatrix piena di sensi di colpa a restare, dichiarandosi a lei e formando di fatto una coppia nel loro compito e in amore. Steiner viene introdotto come un uomo ostinato, cocciuto e talmente devoto da non vedere la verità che sta ad un palmo dal suo naso. Il suo ruolo iniziale è quello della spalla comica, spesso vittima di battute e della sua mancanza di grazia o di tatto, ma nella realtà dei fatti lui è molto di più. Con il tempo, Steiner apre gli occhi e scopre che tutto ciò in cui ha creduto era fasullo e dettato da una favola che la sua mente aveva costruito per proteggersi. La sua devozione non era sbagliata, ma soltanto mal riposta, ed una volta scoperto ciò, egli sarà fedele e leale ai suoi compagni di viaggio, rischiando la vita per loro e per il bene superiore. Sebbene la sua forza sia cresciuta grazie all'invidia e ad una rivalità spesso intesa solo da lui, Steiner diventa davvero forte soltanto con l'altruismo e con l'amore cavalleresco che sviluppa proprio nei confronti della sua rivale Beatrix, in cui mette a nudo il suo carattere nobile e coraggioso, dimostrandolo più con la spada che con le parole. Forse quella vittoria sulla Shogun non è stata solo un colpo di fortuna. Forse lei aveva già intravisto un barlume di forza, tenacia e nobiltà d'animo dietro quell'ambizioso guerriero. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, un commento o condividete il video. Ci saranno sempre più contenuti di questo tipo e ricordate
Il vostro supporto è sempre apprezzato.